che spettacolo, che bontà. Allora, cari amici norcini, guardiamo oggi cosa andiamo a fare. Intanto siamo all'aria aperta perché il tempo, diciamo così, ce lo concede di essere un pochino all'aria aperta, anche per le luci, visto che ho un telefonino, sto girando, diciamo, questi video con un telefonino. Comunque sia, intanto vi ricordo di like, di campanellina. Oggi andiamo a fare la famosa mortadella quella, diciamo, di Prato, non quella di Bologna. Ok, c'è differenza, quella di Bologna viene bollita, quella di Prato viene cotta al forno. Io ci tengo a dire un'altra cosa, che sento un sacco, anzi vedo un sacco di commenti, no? Ah, ma non si fa così, ci vuole 2 millimetri in più di qua. Fate le cose a vostro piacere, nel senso, la ricetta è originale all'80%, al 90%, poi io ci metto un pochino del mio, come è giusto che lo facciate anche voi. Metteteci del vostro, un pochino di creatività, un pochino di amore, un pochino di gusto. La migliore mortadella, il miglior salame è quello che vi piace a voi, ok? Detto questo, andiamo a cominciare con gli ingredienti. Per facilitare le cose oggi, visto che devo sminuzziare la carne, me la sono già fatta tritare, ok? E ho preso una parte che vi scriverò, come faccio di sempre in un menù, una parte di spalla, una parte di arista e una parte di pancetta, che dovrò fare a cubettini questa pancetta e poi metterla a bollire per una decina di minuti, così si ammorbidisce. Poi cosa ho bisogno? Del mio budello, praticamente questa è una sacca media, ok, che dopo andrò a mettere lo spaghetto sotto e userò questo qui. Se non avete questo, usate un insaccato, un budello, insomma, che avete sicuramente un po' grandino e meglio, un po' più grande, non quello per le salsicce. Io, la mia fantasia che dicevo, ci metterò il pistacchio. Questo qui è il Kermens, un liquore che voi trovate senza problemi su qualsiasi sito. Lo trovate, la famosa droga Torino, o se non avete la droga Torino, un'altra droga per norcini, ce ne sono tantissime in commercio, tante, guardate sui canali shop classici e ne troverete da sfare. Se non andate da un vostro macellaio, ma macellaio serio, non il macellaio quello, che ne so, del supermercato, un macellaio vecchio stampo, vi dirà tutto lui e vi aiuterà. Pepe che vi dirò le cose, vabbè, il nostro spago per il legare. In questo caso devo farmi aiutare dal bimbi perché devo frullare il tutto. Ah, mi scordavo, ci vorrà anche del ghiaccio, procuratevi anche del ghiaccio. Andiamo a cominciare. Okay. Abbiamo il nostro grasso. Ci leverò una parte del magro, non l'ho trovato molto grasso, ma va bene. Fate delle striscine, in questo caso piccoline, perché la mortadella è piccolina. Se voi fate una mortadella un po' più grossa, aumentatela, prendete riferimento con la mortadella quella che voi comprate, per intenderci. Ok, dei pezzettini, visto che è piccola questa mortadella, così, forse anche un po' più grandi vanno bene, forse anche così, voilà, e fate dei pezzettini. Ci leverò un po' di grasso perché così, fate tutti i pezzettini piccolini in questa maniera. Ho preso pezzettini del grasso che ho tagliato e l'ho messo nell'acqua, 15 minuti a bollore. Ok, prendete la carne, la mettete dentro al robottino, che non importa che sia il bimbi, io ora ho la fortuna di averlo, ma va bene un robottino qualsiasi. Ok, la sminuzziate, buttate tutto dentro e a questo punto lo fate andare alla massima velocità e aggiungete dentro tutte le spezie, sarebbe a dire il sale, il pepe, la droga per norcini, il ghiaccio, il kermens, tutto quello che diciamo che abbiamo detto prima o vedete nel menù che vi ho messo all'inizio di questo pezzetto,
mettete tutto dentro e lo lasciate andare per 10 minuti. Posizione, guardate. Vedete? Buona, ancora un po' di più. Ancora un goccino in più. Guardate la consistenza, io qui addrizzo ancora il tiro con l'assaggio, l'ho assaggiato, mancava un pochino di spezia per norcini, un po' di pepe. Levate i cicciolini caldi, ancora caldo lo dovete mischiare perché così si scioglie bene, vedete? Facciamo come si faceva una volta, se no non ne veniamo a capo. Prendiamo, ok, le nostre mandorle, e qui impastiamo bene bene il tutto. Un profumo già. Allora, impastiamo. La consistenza. Se non trovate il kermens, metteteci dell'anice, del rum, ok, un liquore bello profumato. Kermens è un liquore per fare il pan di Spagna, per i dolci, ma va benissimo per queste cose qui. Qua in Toscana si usa molto. Sentiamo. Ok, e ora passiamo. Stamattina la mia collaboratrice è qui, ha un po' di sonno. Poco, ehi, andiamo. Fatelo riposare un'oretta, così, tranquillo e beato. Lo lasciate così, magari mettete sopra un canovaccio, per sicurezza lo lasciate riposare. Ci vediamo fra cose, nel frattempo non dormire. Ho tenuto mezz'ora la sacca del budello, sacca media, mezz'ora in acqua calda e aceto. Ora lo sto asciugando. Lo andrò a legare da una parte, lo legherò di qua e userò. L'ho legato bello strinto con tutti i pizzicotti, giro e ora gli faccio il socappio, ok? Da una parte già legato e ora di qua invece è libera, ovviamente, per andarla a insaccare. Andiamo a riempire. Via. Facciamo con le mani, è meglio. Si riempie facilmente, anche perché il budello è molto grosso, non ci sono problemi. Là. Ok, l'ho richiusa, non si era rotta, avevo legato male. Deve rimanere un po' morbidina, perché quando lo andiamo a cuocere poi dopo, se no, si strapperà, perché questa si gonfia, che deve rimanere, sentite, un po' morbidina, e lo è. E ora così andiamo dall'altra parte, stavolta cerchiamo di legarla bene, vedete il pizzicottino, così, così, per sicurezza gli si dà così un'altra bella botta. È importante qui la legatura, perché se no tutto il lavoro che abbiamo fatto verrà perso. Leviamo l'eccesso. Allora, potrebbe anche andare bene così, ma io gli faccio una legatura per sicurezza, la vado a legare.
ovviamente una legatura non tanto stretta, perché ripeto deve essere lentina, perché deve cuocere, se no mi scoppia. Scusate se sono ripetitivo, ma è giusto esserlo. Ok, così e così. E facciamo così. Vediamo prima quelli per lungo, vedete? Ok, prima una bella legatura per lungo, poi per sicurezza, visto che qui vi faccio anche un legaccio per lungo. E poi vediamo, tanto è piccolina questa, vedete qui, una non molto stretta, la centrale. Allora, il legaccio ce l'abbiamo, ok, questo ce l'abbiamo, per scrupolo proprio, voilà. Qua e uno di qua. Nel frattempo io ho acceso il forno a 120 gradi, ok? Facciamo la bellina, questo e questo insieme, guardate che bellina che è, così esce tutta l'aria in eccesso. Guardate che bellezza, è da selfie questa, Allora, ho acceso il forno, ora aspetta, vi faccio vedere cosa faccio nel forno. Ok, è passata un'ora e qui vedete ho fatto anche una modifica, ho messo l'acqua, ho messo diciamo una teglia con l'acqua dentro, in maniera che lui, gli ho fatto dei buchi qui e lui sgrassa, e qui passato un'ora e guardatelo, la bellino che si sta diciamo così cuocendo piano piano a bassa temperatura. Allora, sono passate 3 ore e mezza, l'ultima mezz'ora tolgo la carta, guardate com'è bella, come sta schiumando. Ok, tolgo la carta, abbasso a 80 ok, sono trascorse 4 ore circa. Shock termico, là, lasciamola qui dentro per un quarto d'ora e ora chiudiamo tutto il forno. Guardate che bellezza che è, solamente come si presenta bene, è ancora appena tiepidina. E ora mi sono un po' organizzato qui fuori all'esterno, comincia a star bene, vediamo un po', si deve ancora raffreddare, è ancora calda. Pistacchio, pezzettini di grasso, perfetto. Quando si raffredda completamente si solidifica anche un po' e acquisterà un pochino il colore suo. Guardate che bellezza, mortadellina. Una ricetta un po' complessa, però devo dire che è meravigliosa. Vi voglio far vedere ancora una fetta per capire la bontà. Buona, e come dico,
metteteci un po' della vostra creatività, potete aggiungerci nelle spezie quello che meglio credete. Comunque è buonissima, mettetemi like, campanellina, bim, stiamo crescendo in tanti, grazie, alla prossima. Guardate qui che spettacolo, che bontà.